buongiorno a tutti. Allora, oggi, che è una domenica pomeriggio di inizio marzo, in realtà non avevo in programma di uscire, nel senso che non avevo un programma preciso. Volevo andare a vedere delle cascate che sono sempre vicino a Roma, ma ci andrò in un'altra occasione perché insomma ho perso un po' di tempo e poi era troppo tardi. Quindi ho scelto di venire vicino a casa, in un posto dove ci sono venuto più di una volta, però senza mai fare video. Si chiama Bosco di Gatta Cieca o Oasi del Barco, a seconda di come li vogliamo chiamare. È un bosco che sta tra i comuni di Monterotondo e di Mentana. Sì, fondamentalmente è un bosco. Probabilmente l'unica specie animale che lo popola è il cinghiale. La popolazione dei due paesi viene qui spesso, soprattutto in estate, a cercare un pochettino di fresco e a stare un pochettino in mezzo alla natura. È un posto tutto sommato ben attrezzato, con delle segnalazioni chiare, dei sentieri, dove ci sono delle panchine, dei tavoli, dei barbecue dove si può venire a mangiare. Per esempio ne ho appena passato uno con un odore di carne alla brace veramente molto invitante e insomma è sicuramente una valvola di sfogo in tutti i sensi, perché a parte la natura, a parte che rispetto all'ultima volta che ci sono venuto qui hanno abbattuto un sacco di alberi, evidentemente erano un po' pericolanti, in quanto con il meteo che si sta verificando negli ultimi anni diventava pericoloso insomma addentrarsi nel bosco, soprattutto in caso di vento. Ma soprattutto ciò che la fa la padrona sono i rifiuti, che specie all'inizio sono ovunque, anzi penso che forse lì fosse anche una discarica abusiva perché c'è il divieto di accesso, e quindi insomma è una cosa un po' sconfortante. Comunque fa molto caldo, sono quasi 20 gradi, si cominciano a vedere i primi segni della primavera, quindi le prime fioriture di margherite e di fiori simili, e quindi lo scopo di oggi è questo, di passeggiare fondamentalmente, quindi di riprendere un po' di attività, visto che sono stato negli ultimi mesi veramente per un motivo o per un altro molto molto fermo, di sforzarmi ancora una volta di cercare dei soggetti nel bosco che per me, ma penso per molti, è una cosa veramente molto difficile, e insomma passare un pomeriggio nella natura in serenità. Potrei cogliere anche l'occasione per sperimentare un nuovo obiettivo, di cui poi ve ne parlerò in seguito, un obiettivo che non ho mai avuto come tipologia, e quindi questa è un'occasione propizia, come si dice, per cominciare a utilizzarlo. Quindi continuiamo nella nostra passeggiata e ci vediamo tra poco. Dunque, adesso
devo trovare un posto dove fermarmi e mangiare i miei classici 2 toast e vabbè. Diciamo che finora mi sono concentrato più su giochi di forme e di luce, quindi giochi di luce e forme particolari, andando sui dettagli, anche perché in un ambiente come questo ricercare la panoramica vuol dire principalmente introdurre caos nella fotografia e quindi l'occhio viene preso da qualsiasi cosa, ma poi non avrebbe neanche senso fotografare un ambiente del genere. Guardate, cioè, sì, dà l'idea, diciamo, di un bosco bello fitto, però tutto sommato, tra l'altro è un bosco anche molto giovane e quindi alberi molto giovani, appunto, quindi piccolini, tranne che ogni tanto si palesano dei giganti come questo che ho qui davanti, che potrebbe essere interessante da fotografare se solo trovassi l'interpretazione giusta. Comunque, proseguo nella mia camminata e ci vediamo tra poco. Un'altra caratteristica è che questo posto è pieno di doline, alcune delle quali sono state sfruttate anche dai romani per farci delle cisterne, quindi il paesaggio è punteggiato da questi avvallamenti, queste buche, ci sono anche delle grotte e quindi diciamo che c'è un interesse anche per questo. Qua vicino peraltro c'è una dolina molto profonda, penso sia la più profonda d'Europa e quindi si può scendere fino a un certo punto, cosa che non faremo oggi, cioè non ci andremo proprio, però è proprio una caratteristica geologica di questo posto, di questa zona. Un altro tema dell'uscita di oggi è il passaggio tra l'inverno e la primavera. Ci sono ancora chiaramente i segni visibili dell'inverno, quindi gli alberi spogli, ci sono anche delle bacche rosse, pochissime ancora superstiti, tipiche invernali, e poi ci sono queste fioriture ancora all'inizio, ecco, niente di particolare. E con questa luce direzionale che ci fa capire che siamo ancora in inverno, siamo agli scampoli dell'inverno e quindi è un'altra cosa che si può interpretare, ecco, nella fotografia di oggi. Piano piano sto trovando questi piccoli dettagli e vediamo se alla fine della giornata avrò avuto successo nel rendere l'idea di tutte queste cose.
Allora, parliamo brevemente di questo obiettivo qui, che poi vi presenterò nel dettaglio in un video dedicato. Questo è un obiettivo fisheye, è il primo obiettivo fisheye in assoluto che io posseggo. Non l'ho mai considerato il fisheye, ho sempre preferito i grandangoli lineari. Questo peraltro è un fisheye non circolare, quindi riempie tutto quanto il frame e non fa quell'effetto a bolla. Comunque le caratteristiche poi le vedremo in un video dedicato. Che cosa posso dire? È un 7 mm e mezzo f2.8 totalmente manuale, quindi non ha neanche il collegamento con la fotocamera per dirgli che obiettivo è e a quale focale sta, cioè la focale fissa, a quale diaframma sta scattando, però poco male. Quindi ha due ghiere, una per la messa a fuoco e una per i diaframmi, ma quello che più importa è che mi sto divertendo tantissimo. 7 mm e mezzo, la 7 Artisan me lo ha mandato per provarlo e devo dire che mi sto divertendo tanto. Loro hanno anche un 6 mm, ma se fosse per me lo prenderei 3 mm, 2 mm, perché alla fine, per come sono fatto io, per come vedo io il mondo, non mi basta mai. In particolare questo, rispetto ai grandangoli classici, che cosa fa? Distorce chiaramente l'immagine, rendendola così molto cicciona al centro e poi affusolata più ci si allontana dal centro dell'immagine. Questo che cosa comporta? Comporta che gli ambienti in cui si vuole fotografare degli oggetti alti, tipo il bosco, no? Con gli alberi, eccetera, questa lente consente degli effetti che solamente con questo tipo di lente si riesce ad ottenere, cioè questa slanciatezza verso l'alto di questi alberi che in questa stagione viene amplificata, perché non avendo le foglie, le chiome, questo effetto viene amplificato, che sono delle linee, va bene, gli alberi sono delle linee che partono dal fondo della fotografia, arrivano fino in cima, con questa traiettoria, diciamo così, ad arco, quindi si parte da un punto focale in basso, l'occhio viene trascinato lungo la foto per poi arrivare a un punto di fusione in alto, proprio perché è proprio l'effetto del fisheye, no? Che appunto distorce tutto il frame al centro del fotogramma. Quindi mi sto divertendo molto, bisogna stare un po' attenti perché la messa a fuoco è manuale, quindi bisogna prima studiarsi bene le impostazioni della fotocamera. Le prime foto non avevo capito come impostare o come attivare il focus peaking, che era attivo, però con questa lente va impostato con un pulsante che va programmato a parte, perché non riesce appunto a capire quando sto azionando il fuoco manuale. E comunque, a parte questo, mi sto divertendo tanto, l'ho già detto 7 volte, per cui vediamo un po' a fine giornata come sono venute le foto. In parte voi le avrete già viste, e per cui ho tolto il 12-100 che mi ha consentito di andare a pescare i dettagli minuti, e con questo invece riesco a mettere perfettamente in relazione, almeno come dico io, il dettaglio con il contesto, senza scadere nel caos, almeno per quello che ho visto finora. Quindi continuo nella mia esplorazione, ci vediamo tra poco.
Allora, diciamo che in questo momento la luce è scomparsa dietro le nuvole. Questo, quando si fotografa nel bosco, potrebbe anche essere un bene, perché la luce, soprattutto se intensa, genera quelle fastidiosissime luci e ombre e quel contrasto esagerato che poi è difficile da gestire su una fotografia. Però, soprattutto perché siamo vicino al tramonto, ci priva di quegli effetti di controluce che non sono male, diciamo. Quindi vediamo cosa ci riserva i prossimi minuti, speriamo che un minimo di luce torni. Allora, eccoci arrivati alla fine della giornata. Devo dire che stavolta non mi sono perso molto in descrizioni di ogni singola foto, perché insomma l'intento era abbastanza chiaro: trovare dei particolari sia minuti sia in relazione degli stessi con l'ambiente circostante, vuol dire le immediate vicinanze. Per cui ho sperimentato un po' col teleobiettivo, un po' con un obiettivo ultra grandangolare, ossia il fisheye della Seven Artisan da 7,5 mm. Mi sono divertito, poi non so le foto come sono venute, in quest'area qui, che appunto è un boschetto, come avete visto, vicino casa mia, proprio a 10 minuti da casa mia, ho sempre avuto abbastanza difficoltà, però stavolta un po' complice la stagione, appunto tra l'inverno e la primavera, un po' che avevo voglia proprio di sperimentare con la mia attrezzatura, insomma la cosa è venuta secondo me abbastanza bene, almeno io mi sono divertito. Quindi un'altra considerazione è che la borsa che ho qui, sto sperimentando anche con questa dove piazzarla, perché sì, è comoda per certi versi, perché mi consente di avere sempre la macchina disponibile e comunque protetta, però dall'altro lato quando scatto ho sempre questa borsa in mezzo alle scatole e un po' mi dà fastidio, quindi sto sperimentando varie altezze, vari attacchi, varie posizioni, fin quando troverò quella corretta, quella migliore per me. Per cui che dire, spero che il video vi abbia interessato. Questa è l'oasi del Barco, altrimenti detto bosco di macchia cieca, tra Mentana e Monterotondo. Ci sono tra l'altro un paio d'aree sicuramente picnic con tavoli, barbecue, ci sono anche dei bidoni dove lasciare l'immondizia, ma anche lì io non ho mai capito perché uno si possa portare il cibo da casa e gli involucri vuoti sia troppo difficile riportarseli indietro. Cioè è una roba che io non riesco a capire. L'involucro col cibo si può portare, l'involucro vuoto che pesa anche di meno, no. Vabbè, comunque è un posto che è attrezzato anche per far trascorrere la famiglia una giornata in serenità nella natura, e quindi è interessante anche per questo. Per cui se vi è piaciuto il video, appunto, mettete un like, mi fa molto piacere, commentate, dite la vostra opinione. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.